Keren Bursine Ande. No, oggi tutti gli sguardi si spostano su Bararduk ed Elçin Sangu, perché una canzone ha riacceso un fuoco che credevamo sopito. Benvenuti su Segreti Turchi. Prima di cominciare, se vi piacciono le storie che scaldano i social e dividono i fan, iscrivetevi e restate con noi fino alla fine. Quella di oggi è una trama che mescola nostalgia, nuovi inizi e un messaggio musicale che nessuno ha potuto ignorare. Tutto esplode quando Elçin Sangu condivide nelle sue storie un brano che non è un brano qualunque, Durdur Beni, di Nun Sultan. Un titolo semplice, parole potentissime. Non appena le lyrics scorrono in sovrimpressione, la rete si chiede se quel post non sia un messaggio in codice rivolto al suo ex storico, Bararduk. Perché proprio ora? Perché proprio quelle parole? E, soprattutto, perché subito dopo un'apparizione all'aeroporto in cui Elçin, incalzata dai cronisti, mormora un "è molto nuova". Una situazione nuova, quando le chiedono di Onur Guvenatam. Il tempismo è da manuale della cronaca rosa, un tassello dopo l'altro, finché la figura del triangolo non appare nitida come una fotografia. Negli ultimi giorni, i rumor sulla vita privata di Elçin Sangu sono rimbalzati come palline impazzite tra X, Instagram e TikTok. L'attrice, con il suo carisma elegante e quell'aria che alterna ironia e riservatezza, ha alimentato il fermento più con i silenzi che con le parole. Eppure, basta una frase sussurrata al gate, una scelta musicale negli orari in cui i fan sono svegli e connessi, e i forum si incendiano. C'è davvero qualcosa con Onur Guvenatam? E, se sì, che posto occupa Bararduk in tutto questo? Per capire la tempesta, bisogna guardare il cielo che l'ha preceduta. Per un lungo periodo, il nome di Elçin è stato accostato a quello di Hakan Sabank. Una relazione controllata, cauta, ma sempre in vetrina. Scatti rubati, apparizioni strategiche, una danza tra privacy e riflettori che il pubblico ha seguito con la curiosità di chi aspetta il colpo di scena. Poi, la rottura inattesa. Nel retroscena mediatico, le interpretazioni si moltiplicano, per alcuni, la pressione della famiglia e questioni di passo verso il matrimonio, per altri, un nodo più spinoso. La giornalista Mujed Astan ha parlato apertamente di un problema di fiducia o come vero detonatore della fine. Un'affermazione che ha tenuto banco per giorni, rimbalzando tra siti e talk, mentre i fan cercavano di leggere negli sguardi e nelle didascalie. A complicare la trama, arriva una sera di compleanno. Elçin, interrogata sul suo cuore, lascia cadere una frase che risuona come un eco: "Mi sento molto sola, nella mia vita non c'è nessuno". È un'affermazione limpida, quasi un'autodifesa. Nessuna nuova fiamma, focus sul lavoro, nuove pagine da scrivere senza bruciarle. Quel dettaglio resta, sedimenta, ma nel frattempo un'altra scelta personale apre un'altra finestra, Londra. Case in affitto, valigie leggere, iscrizione a una scuola di lingue. Non una fuga, ma un investimento su se stessa, migliorare l'inglese, allargare gli orizzonti, respirare aria diversa per ritrovare il centro. Un tassello che racconta maturità e ambizione, e che i fan approvano con entusiasmo. Poi, l'incontro che cambia il ritmo. Secondo quanto mormorato nelle redazioni di spettacolo, la prima scintilla tra Elçin Sangu e il produttore Onur Guvenatam sarebbe scoccata proprio in aeroporto. Un saluto casuale, uno scambio di sorrisi, due agende che per magia trovano uno spazio comune. Non passano molte ore che, davanti ai microfoni, Elçin pronuncia quegli "è molto nuova", bastato da solo a far tremare le storyline della settimana. Breve, misurata, consapevole. Una conferma senza proclami, un varco lasciato socchiuso affinché sia il pubblico a riempire i vuoti con ipotesi e desideri. Intanto, la pagina con Hakan Sabank si chiude tra mille congetture. Birsen Altuntas rilancia che la causa principale sarebbe un tema di fiducia, altri riporti, sempre nel registro del si dice, evocano scambi di messaggi con altre donne al ritorno da una vacanza in Italia. Nulla di scolpito nella pietra, tutto accompagnato da condizionali e cautele. Eppure, il sospetto basta a incrinare il più saldo dei castelli.
Per chi osserva dall'esterno, ogni dettaglio si trasforma in segnale, un like messo, un like tolto, un tag mancato, un sorriso amaro in un backstage. E poi arriva la canzone. Dur Dur Beni. Elchin la carica nelle storie con un tempismo chirurgico. La strofa che rimbalza più forte è un pugno dolce, quello che ho sentito da te è peggio della morte, credimi. Non posso più ingannare me stessa. Io che cercavo di restare aggrappata a te, e tu che mi lasciavi cadere. Parole così sono come specchi, ciascuno ci vede se stesso, ma i fan del duo Elchin Bar giurano di aver riconosciuto la loro storia. Lo dicono nei commenti, nelle reaction, nelle live notturne, è un messaggio a Bararduk, un sussurro tra le righe che profuma di ricordo e di resa. Altri, più scettici, ribattono che sia soltanto una condivisione emotiva, senza destinatario. Ma il dibattito, come sempre, è benzina sul fuoco. Le accuse di frecciatina a Bar si propagano in poche ore. C'è chi racconta le vecchie tappe del loro legame, le complicità professionali, i sorrisi di set trasformati in confidenze fuori campo. C'è chi archivia tutto come una leggenda metropolitana tenuta in vita dai fan. Eppure, la potenza narrativa del duo non svanisce, basta un eco, e la memoria collettiva torna a sognare. Sulle piattaforme si fa l'elenco degli indizi, si montano video con paragoni e rimandi, si cita la stessa strofa del brano come prova regina. Nei corridoi delle redazioni, però, c'è anche chi invita alla calma. Le fonti del settore sottolineano che la vicinanza tra Elchin Sangu e Onur Guvenatam è maturata con naturalezza, senza accelerazioni forzate. Una conoscenza nata dal caso e poi coltivata con discrezione, mentre Elchin, tra Londra e i set, continuava a investire su se stessa. Qualcuno ipotizza che la scelta di far filtrare il nuovo attraverso i social sia stata voluta, non un annuncio in fanfara, ma una scia di dettagli per preparare il terreno, evitando che il privato travolga il lavoro. Nel frattempo, la carriera di Elchin non rallenta. Nuovi progetti, riunioni, call internazionali, un'agenda che corre. È qui che la figura di un produttore come Onur aggiunge ambivalenza. Piano professionale e piano emotivo possono restare paralleli. Oppure finiranno per toccarsi, come succede quando sentimenti e ambizioni imparano a parlare la stessa lingua. Anche per questo, dicono, l'attrice sceglie di essere prudente, gli errori del passato insegnano, soprattutto quando la parola fiducia l'ha già fatto male una volta. E così, quelli è molto nuova, viene letto come una dichiarazione di intenti, non un gioco, ma una strada imboccata con i fari bassi. Allo stesso tempo, la condivisione di Dur Dur Beni lascia trasparire che il cuore, prima di ripartire, ha bisogno di fare i conti con ciò che è stato. Perché se il sospetto è che il brano sia un biglietto per Bararduk, allora la narrazione diventa doppia, presente che avanza a passi leggeri, passato che bussa con una melodia. I commenti esplodono. Sembra un messaggio per Bar, il testo è chiarissimo, scrive qualcuno su X. Onur può essere il nuovo, ma il cuore ha un riflesso antico, ribatte un altro. Dur Dur Beni è la sua confessione più sincera, si legge su Instagram, dove i riel analizzano l'ora del post, l'inquadratura, persino la durata della clip. Come sempre, i fan non si limitano a guardare, partecipano, interpretano, trasformano i frammenti in romanzo collettivo. Cosa succederà adesso? Se c'è una certezza, è che la relazione tra Elchin Sangu e Onur Guvenatam resterà in primo piano ancora per molto. Ogni apparizione pubblica, ogni conferenza, ogni evento condiviso potrebbe diventare il palcoscenico di un nuovo indizio. E nel frattempo, l'ombra dolce e ingombrante del passato con Bararduk continua a essere evocata a ogni canzone, a ogni frase sospesa. È la forza delle storie che hanno lasciato il segno, basta una nota, e tutto sembra di nuovo possibile. C'è poi il tema, enorme, dell'equilibrio tra amore e lavoro. Le ultime mosse di Elchin mostrano una regia accurata. Tutela del privato, sì, ma con una consapevolezza mediatica che trasforma ogni dettaglio in racconto. I corsi a Londra, la cura per la crescita personale, un nuovo legame trattato con delicatezza, il passato riconosciuto senza esserne prigioniera.
Un quadro che entusiasma i fan e, allo stesso tempo, alimenta l'attenzione delle cronache di spettacolo. E Barr. Nel turbinio delle interpretazioni, la sua figura resta come un nome che non ha bisogno di apparire per essere presente. Chi crede nella frecciatina vede in lui il destinatario naturale di quei versi. Quello che ho sentito da te è peggio della morte. Io che cercavo di restare aggrappata a te, e tu che mi lasciavi cadere. Chi non ci crede, invece, preferisce leggere la condivisione come una finestra sull'interiorità di Elchin, senza dediche. In entrambi i casi, la canzone ha colpito nel segno, ha acceso l'immaginario, ha riportato la tensione emotiva al centro del palco. Nel gioco delle parti, anche i giornalisti diventano personaggi. Mugge Dastan e Birsen Altuntas vengono citate e ricitate, le loro affermazioni soppesate come indizi. I fan più prudenti ricordano che si tratta pur sempre di voci, che nessuno ha messo nero su bianco la verità assoluta. Ma questa è la natura del gossip, cammina sul filo tra ciò che si sa e ciò che si sogna, e proprio lì costruisce la sua magia. Se dovessimo disegnare la mappa delle prossime settimane, vedremmo 3 strade che corrono parallele. La prima è quella del nuovo che avanza, Elchin e Onur, un passo alla volta, con la prudenza di chi ha deciso di proteggere qualcosa di fragile e prezioso. La seconda è il sentiero del passato che ancora parla, Barr, evocato da una canzone, da un ricordo, da un post condiviso nell'ora esatta in cui tutti sono online. La terza è l'autostrada del lavoro, che non si ferma e che, anzi, può diventare la cornice dentro cui le altre 2 si incontrano senza scontrarsi. È questo il bilanciamento più difficile, ma anche il più affascinante. Fino a qui, abbiamo ricostruito i tasselli, la rottura con Hakan Sabank raccontata tra le righe della fiducia, il trasferimento a Londra come atto d'amore verso se stessa, l'incontro con Onur all'aeroporto e quel «è molto nuova». Che vale più di un comunicato, la canzone di Nun Sultan come scintilla che riapre le discussioni su Bararduk. Tutto torna, tutto si tiene, tutto suona credibile perché è fatto di frammenti reali spinti dal vento delle interpretazioni. E ora tocca a voi, secondo il vostro sesto senso, quel post musicale era davvero un messaggio velato per Bar o era solo un modo di dare voce a un'emozione universale? Scrivetecelo, perché qui su Segreti Turchi leggiamo tutto e rimettiamo insieme la storia puntata dopo puntata. Mettete like, iscrivetevi e attivate le notifiche, abbiamo l'abitudine di arrivare prima che il sipario si alzi. E tenetevi pronti, tra eventi, set, red carpet e nuove canzoni condivise, questa è solo la prima scena di un capitolo che promette colpi di scena. Buon anno! E che le storie continuino a sorprenderci, proprio quando sembra che tutto sia già stato raccontato.